Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo del Core RDA dei Core Design. Naturalmente la versione SXK Made in Cina. La scatolina la conosciamo ormai già tutti, guardiamo il suo contenuto. Quello che troviamo al suo interno, la classica bustina contenente sia delle parti di ricambio che degli accessori, le due chiavi esagonali, sempre come accessoristica, questa volta tenute fuori dalla classica bustina. Iniziando dalle parti di ricambio abbiamo 3 O-ring, ulteriori 2 O-ring di un diametro leggermente più piccolo e le classiche viti sostitutive per le nostre torrette, anche in questo caso con inserto esagonale. Primo accessorio, pin in questo caso fisso, quindi non forato, con inserto esagonale e placcatura dorata. Una chiave esagonale che ci permetterà la sostituzione del pin da fisso a bottom feeder, che è già preinstallato di default. E l'ultimo accessorio, la chiave esagonale per il serraggio delle nostre viti. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Andremo subito a testare se le chiavi esagonali date come accessori corrispondono all'esatta misura. La più piccola per il serraggio delle nostre viti è corretta, quella leggermente più grande per la sostituzione del nostro pin anch'essa è della stessa misura. Signori, permettetemi di presentarvi il Core RDA da 22 mm. Questo è il suo lato estetico, il suo design molto particolare, dettato forse dal fatto che hanno voluto tenere la sezione inferiore lucida e la parte superiore nella lavorazione pallinata, ovvero quella particolare sabbiatura che viene data all'acciaio per far sì che abbia una visione di satinatura. E indubbiamente devo dire che come livello estetico il suo design effettivamente cambia. È un atomizzatore che così a primo acchito può sembrare particolarmente arioso, perché ha 2 asole dell'aria di diversa dimensione, si vede che le lunghezze sono variabili in entrambi i lati. Anche in questo lato. Soffermandomi innanzitutto per il discorso estetico, guardiamo non solo il design ma anche quelle che sono le finiture. Parlando di un clone è giusto cercare di capire tutte le sue particolarità. Sembra veramente fatto bene. Un tip di natura molto generosa, questo ci farà già comprendere che potremo utilizzare delle resistenze veramente spinte, dettate dal fatto che abbia sia 4 tipologie dei flussi d'aria diversificate tra di loro. È un tip veramente generoso. Andando a visionare quello che è il lato inferiore, delle scritte in questo caso al laser, nella parte superiore il modello, il Core RDA, nel lato sinistro e nel lato destro viene ripetuto il logo Core Design con la scritta TFNB, è un seriale che ormai lo sappiamo tutti, lascia il tempo che trova. Il pin nella configurazione originale, quindi quando andremo ad aprire la nostra bustina, è un pin in modalità bottom feeder, cioè forato, anch'esso con l'innesto esagonale, placcato d'oro, veramente curato il discorso della separazione tra il positivo e il negativo nella contattazione dell'attacco 510. Prima di andare nei dettagli facciamo le misurazioni, quelle che sono di natura estetica in questo caso, perché vi darò l'altezza di quello che è l'atomizzatore a vista, quasi 23 mm, il suo diametro 22 mm,
Una volta aver disassemblato il nostro atomizzatore, vediamo che le parti che lo compongono sono 5. Iniziando dal nostro deck, il cosiddetto cuore, il suo isolatore, parliamo di un materiale Ultem che ci servirà se vogliamo utilizzarlo nella modalità single coil. La campana è fatta da 2 sezioni, una in acciaio lucido, una in acciaio satinato. Questo doppio gioco ci permetterà veramente di gestire i flussi dell'aria in modo particolare. Il nostro tip con un diametro interno veramente generoso è un attacco 810. Iniziamo dal tip. Wow, doppio ring di tenuta, non è nemmeno un tip, è un camino. Il suo diametro interno è cilindrico ed è veramente generoso. Parliamo di un diametro interno pari a 8 mm.6, mentre la sezione a vista è di 8 mm.4. Questa è la prima sezione della campana, l'unica tra l'altro sezione con questa particolare satinatura. La parte superiore è l'alloggiamento del nostro tip che abbiamo appena visto e qui abbiamo il primo approccio al sistema dei flussi d'aria. La nostra prima asola, quella della sezione satinata, ha una lunghezza di 4,5 mm. Vi ricordo che in questo caso sono doppie, mentre la sua altezza supera leggermente il millimetro. Soffermiamoci anche a guardare il suo lato interno, sempre per scoprire se ci sono difetti o quant'altro, ma devo dire che già dal tip a scendere, in questo caso nella prima sezione alta della campana, le lavorazioni sono quasi maniacali. Affacciamoci alla seconda e ultima sezione della campana, quella che poi andrà a collegarsi direttamente al nostro deck con un O-ring di tenuta superiore. Da qui il richiamo dei 3 O-ring sostitutivi, quindi avremo 2 sostitutivi per il deck e 1 invece per la nostra campana. La campana ha 4 asole, 2 di una dimensione che le abbiamo appena misurate e 2 nella parte sottostante, perché vedete la campana esternamente ha un effetto piramidale, sono leggermente più lunghe. La lunghezza della seconda asola è di 5 mm, mentre la sua altezza è identica all'asola superiore, quindi 1 millimetro. Guardiamola da vicino, quella che è la sezione esterna. Buona la fattura, nulla da dire. E questa è la sua sezione interna. Anche da questo lato nulla da dire, l'effetto piramidale viene riproposto anche nella sezione interna. Diversi diametri e diversi spessori, tanto da avere un primo spessore, quello inerente all'asola più minuta di 2 mm.3, e quello in appoggio al nostro deck con le seconde asole più lunghe è di quasi 1 millimetro. Di solito questi particolari ostruttori o isolatori della camera non utilizzata, se si va in modalità single coil, li ho sempre trovati in POM, il cosiddetto Darling bianco, o in altri materiali molto resistivi al calore. In questo caso la Core Design e naturalmente anche la SXK come cloni hanno utilizzato questo segmento in materiale Ultem per poi arrivare al cuore, il deck del nostro atomizzatore. Questi piccoli scalini, posizionando la nostra prima sezione della campana, questa che vedete più lunga,
Una volta messa in battuta ci permetterà già la prima regolazione del flusso. Andando a ruotare la nostra campana, anche in questo caso io sottolineo, perché sembrano dettagli ma in realtà da un certo punto di vista sono importanti, che la rotazione della campana venga fatta in senso orario o in senso antiorario, avremo sempre un buonissimo controllo del flusso dell'aria. La sua parte interna, ahimè, ormai quasi mi ci sto abituando, la lavorazione non è fine, lascia un po' il tempo che trova, si vedono i blocchi del fermo della fresatura. Per quanto riguarda la sezione verticale, devo dire va bene, le torrette sono veramente fatte bene. Cosa particolare, anomala, il fatto che la torretta del positivo in questo caso abbia una dimensione maggiore rispetto alla torretta del negativo. Già da qui possiamo capire che pur avendo solo due torrette avremo la potenzialità e in questo caso la possibilità di utilizzare questo atomizzatore anche in double coil, cioè con doppie resistenze. La profondità non è particolarmente generosa, parliamo di 3 mm, assomiglia moltissimo alle torrette, possiamo dire, stile Armor, che non sono evolutive, però non chiedetemi perché quando mi trovo con queste tipologie di deck a me ancora non è dato a sapere, ma so che aromaticamente riescono ancora a dare un grandissimo aroma. Il foro che si trova sulla torretta del positivo tra la parte in acciaio e la parte isolante, un foro da questo lato e anche da quest'altro lato che ci servirà per la fuoriuscita del liquido quando andremo a utilizzare l'atomizzatore, come nel mio caso, nella modalità bottom feeder, ovvero con il pin forato nella modalità squonk. Mi avvalgo della chiave esagonale data in dotazione come accessorio e vado a togliermi il pin bottom feeder. Questo è il nostro pin bottom feeder placato d'oro. Cosa che a me piace, che l'isolatore rimanga fissato all'interno. La visione del nostro isolatore, vista dalla parte interna del nostro deck, leggermente più basso rispetto alla sezione in acciaio. Guardiamo in dettaglio il foro bottom feeder. Questa è la visione dall'alto, perdonate, è una resistenza homemade e lascia il tempo che trova. A volte non riesco proprio a capacitarvi, le faccio così brutte ma riescono sempre a funzionare bene. Attiviamola. Wow! Bellissima la sua attivazione, quasi in due fasi, avete visto? Prima si accende un po' dappertutto e poi vedete dal fulcro centrale, wow, che si allarga in tutte le sue spire. Un valore resistivo inquietante per me, parliamo di 0,21 ohm. Ecco come compare il cotone una volta disposto all'interno del deck. Purtroppo camera bassa, la resistenza, le particolarità delle torrette, l'opzione della double coil non vi permettono di eccedere con il cotone, dettato dal fatto che le mie due torrette, sia quelle del negativo che del positivo, non vanno a scontrarsi con il perimetro del mio deck. Sono andato a prendermi anche quegli piccoli spazi laterali per depositare i baffetti del mio cotone. Un semplice clic e il muretto in Ultem è disposto. Visto dall'alto e visto dalla sezione esterna va a chiudermi il primo flusso dell'aria. Trattandosi di un atomizzatore che vi offre l'opzione del bottom feeder, per me è doverosa anche la prova dello squonk.
Ce ne vuole prima di fare il malanno? Beh, direi perfetto, è completamente isolato. Ho ultimato il mio core inserendo il tip. Notevole il suo diametro interno, si vede tutto all'interno del deck e questo è il suo lato estetico. Con questa resistenza complessa di un valore resistivo particolarmente basso non ho avuto la necessità di andarmi a chiudere i miei flussi dell'aria. È un atomizzatore che va veramente bene, il Core RDA, un atomizzatore che indubbiamente avevo veramente un grande desiderio di poterlo testare. Pur essendo a conoscenza delle sue limitazioni per quanto riguarda l'innovazione, lo rendono un atomizzatore in primis molto aromatico e per poi essere gestito anche quasi in una modalità cloud se uno lo desidera, grazie a flussi dell'aria veramente generosi, un drip tip di natura anch'essa generosa e l'opzione della double coil, quindi della doppia resistenza, quindi un atomizzatore elastico, anche questo ottimo per creme, fruttati e tabacchi. Questo era il Core RDA della Core Design, nel mio caso SXK, la cosiddetta replica, apro e chiudo parentesi, clone, molto valido, efficiente, grandissima resa aromatica e anche molto elastico. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, perché questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post. Core RDA, il clone, by SXK da Core Design.